tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Ecco qui la fioritura della mia Fred Clarkera After Dark Black Pearl, un'orchidea meravigliosa, pazzesca. Guardate questo sviluppo a cascata dei suoi fiori neri, devono ancora aprirsi tutti, quindi sarà molto più densa questa fioritura una volta che saranno tutti aperti. Il loro colore è un porpora talmente scuro da farli sembrare praticamente neri, è un'orchidea dai fiori neri meravigliose, veramente molto ma molto meravigliosi. Piccoli, hanno anche dei dentini su alcune parti dei fiori e hanno un aspetto, penso anche abbastanza gotico come fioritura. La pianta si presenta in questo modo, fioritura a cascata, che può essere anche di 2, 3, 4 rami, in questo caso ne ha fatti 2, uno un po' più piccolo, uno un po' più grande. Ha questi grandi pseudobulbi che servono come riserva nei mesi invernali, quando la pianta non andrà più bagnata, e queste grandi foglie che somigliano un po' a quelle della stenopio, potete vedere, che devono assolutamente cadere poi con l'arrivo dell'inverno. Bisogna costringere questa pianta ad entrare in riposo. Comunque adesso parlo della sua coltivazione per non fare un video molto lungo, e vediamo un po' come coltivare questa meravigliosa orchidea con questi fiori neri bellissimi. La Fred Clarkera After Dark Black Pearl è una pianta che ha origine da alcuni genitori che sono, da quello che ho letto, una varietà di Cloesia incrociata con un Catasetum, e sono piante che presentano uno sviluppo vegetativo estivo con queste foglie bellissime, questa crescita degli pseudobulbi anche abbastanza veloce, una fioritura poi nel tardo autunno e all'inizio dell'inverno, e poi una perdita delle foglie e appunto della sua fioritura per entrare in riposo durante l'inverno. In questo periodo invernale la pianta non deve essere assolutamente bagnata. Quindi come possiamo procedere per coltivare bene questa pianta? Noi all'acquisto della pianta, se l'abbiamo acquistata nei mesi, i mesi della primavera, possiamo bagnarla per bene in modo da far crescere i suoi pseudobulbi. Durante la stagione primaverile ed estiva i suoi pseudobulbi devono immagazzinare molta acqua, quindi sono piante che vanno bagnate tantissimo. 3 volte alla settimana è una buona bagnatura, solo se il periodo è molto caldo, altrimenti si possono bagnare 2 volte alla settimana, ci regoliamo un pochettino in base anche alle temperature, e ogni 15 giorni possiamo dare una dose di concime per orchidea in modo da creare una struttura robusta, ben nutrita, con delle bellissime foglie. L'illuminazione di questa pianta, che vuole questa pianta, è un'illuminazione molto forte, quindi la metteremo in una zona in cui può prendere anche i raggi del sole al mattino, magari i primi raggi del sole mattutini, in modo da illuminarla per bene, e poi nelle ore centrali, quando il sole diventa veramente troppo potente, possiamo schermare un pochettino la sua esposizione, in modo da non fargli bruciare le foglie. Però vogliono un'illuminazione veramente molto ma molto forte durante l'estate. Evitiamo soltanto nelle ore centrali i raggi del sole diretto, perché possono danneggiare le sue foglie e mandare in sofferenza un pochettino la pianta. Quindi bagnature, illuminazione intensissima, concimazione ogni 15 giorni. Andremo avanti così, coltivandole. Io le coltivo sempre la coltivo in questi vasi molto alti per vedere poi la sua fioritura scendere giù, visto che è a cascata. Possiamo coltivarle in vasi non eccessivamente grandi, magari un po' profondi, con del bark e mescolato con dello sfagno. Oppure bark, sfagno e perlite per aumentare ancora di più il drenaggio, perché sono piante che vogliono essere bagnate per bene, però l'acqua deve defluire, quindi aggiungiamo la perlite. Oppure possiamo scegliere la fibra di cocco, ad esempio, con dei pezzettini di bark, o la fibra di cocco con un po' di sfagno, oppure, come ho fatto io, bark, un po' di sfagno e perlite, in modo da aumentare appunto questo drenaggio. Le temperature sopportate da questa pianta è una pianta che sopporta dai 15 gradi fino ai 30-35 gradi. Sono piante di clima caldo, quindi non devono essere esposte al gelo. Oggi l'ho portata fuori solo per fare il video, non fa particolarmente freddo, quindi poi la ricovero poi di nuovo in casa, perché qui l'illuminazione era un po' più bella, in casa era tutto molto buio, quindi non potevo far vedere questi bellissimi fiori in maniera veramente come se lo meritano. Quindi un'illuminazione molto forte e una temperatura che può andare anche fino ai 35 gradi. Più fa caldo, più bagniamo la nostra Fred Clarkera.
che mi viene da chiamare Catasetum perché appunto uno dei genitori di questa pianta per ottenere questo ibrido è appunto una varietà di Catasetum, un ibrido di Catasetum. Per la moltiplicazione non mi sento di darvi consigli perché non l'ho ancora moltiplicata, non so se è una pianta che produce poi più di una nuova vegetazione per poterla poi dividere, non so se i vecchi pseudobulbi staccati dalla pianta madre possono creare delle nuove piante, devo informarmi, quindi non mi sento di darvi dei consigli per quello che riguarda la moltiplicazione. È una pianta che cresce di anno in anno sempre con un nuovo pseudobulbo, non ha tantissime crescite. È 6 anni che la coltivo, non ha mai fatto più di una nuova crescita, quindi il prossimo anno mi aspetto di vedere un nuovo piccolo che creerà poi alla fine del prossimo anno una nuova fioritura. Un passaggio molto importante è questo nella coltivazione della Fred Clarkera After Dark Black Pearl, è il fatto che queste piante in inverno devono essere in riposo, devono andare in riposo e se non ci vogliono andare le dobbiamo costringere noi, ovvero sospendendo totalmente le innaffiature. Questa sospensione non deve essere fatta in maniera improvvisa, dalle grandi bagnature a non bagnarla più. Ma noi quando arriva l'autunno cominceremo a dimezzare le bagnature, sempre con meno acqua, per arrivare nel mese di dicembre a sospenderle del tutto. Le bagnature devono essere sospese anche se la pianta ha i fiori, anche se la pianta ha le foglie, perché la pianta deve entrare in riposo, assolutamente. Alcune volte durante l'autunno ho visto negli anni scorsi che la pianta cominciava a ingerire le foglie, le perdeva, quindi capivo che doveva andare in riposo, sospendevo, la mettevo appunto in una zona anche non tanto luminosa e la lasciavo lì tutto l'inverno senza bagnarla più. Quest'anno mi trovo in una situazione un po' critica perché vedo che ha ancora le foglie, sembra in piena vegetazione, ha questa fioritura che mi ha sorpreso quest'anno per la prima volta e quindi come devo comportarmi in questo caso? Mi comporterò così, io ho già sospeso le bagnature da una settimana, non la sto più bagnando e non la bagnerò più fino alla prossima primavera. I fiori sono nutriti, idratati dall'acqua immagazzinata nello pseudobulbo, così come anche le foglie, ma non bagnandola più, prima o poi le foglie ingialliranno e poi perderà i suoi fiori, che hanno una durata ma non dureranno tantissimo. Però è importante perché queste piante riescono a fiorire anche senza acqua nel substrato e anche quando hanno perso le loro foglie. A volte le piante non sono state più bagnate, hanno perso le loro foglie e creano la fioritura e la diminuzione delle bagnature stimola questa pianta ad entrare in fioritura. Quindi forse è per questo che io la coltivo da 6 anni ma non ho mai visto un fiore. Io quest'anno ho cominciato a diminuire nel mese di novembre le bagnature e questo probabilmente ha fatto scattare in lei la fioritura. Spesso le piante fioriscono quando si sentono in pericolo, quando sentono che qualcosa non funziona più, che c'è una minaccia e quindi bagnando un po' meno la pianta si accorge che sta mancando un qualcosa, entra in una sorta di allarme e crea la fioritura. Possiamo vederla, le piante fioriscono per il semplice fatto che devono riprodursi e molte piante quando l'ambiente diventa ostile sanno che rischiano di morire e quindi creano la fioritura per poter moltiplicarsi e far sì che altri esemplari colonizzano l'ambiente. E quindi a volte le piante appunto fioriscono per questo, anche i funghi. Il fungo che noi raccogliamo in natura, il famoso porcino, in realtà cresce quando il terriccio dove c'è il micelio al di sotto, quando questo terriccio comincia a seccare, il micelio sente come un pericolo per la sua sopravvivenza e per un istinto proprio di moltiplicazione crea i nostri porcini che andiamo a raccogliere in natura, proprio perché è la pianta che crea un qualcosa per potersi moltiplicare il più possibile, per diffondere sempre la specie in natura. Quindi mandiamo questa pianta in riposo durante l'inverno, non bagniamola più. Io adesso ce l'ho in fioritura, non la bagno più fino a che le sue foglie ingialliranno e poi cadranno. Quando perderà poi anche la sua fioritura, io prenderò tutto questo vasetto, che non lo bagno più, lo metterò in una zona anche non tanto luminosa perché non ha più bisogno di questo sole molto forte, di questa illuminazione molto forte, gli pseudobulbi si presenteranno così senza foglie e possiamo metterla in un luogo del nostro appartamento, della nostra casa, che sia non freddo assolutamente, ma fresco e non andrà bagnata più assolutamente, neanche una goccia d'acqua, perché si rischia di far marcire l'apparato radicale e la pianta stessa.
Per riprendere le bagnature, questo è il procedimento più dedicato nella coltivazione di questo tipo di orchidea. Per riprendere le bagnature noi dobbiamo fare in questo modo: noi dobbiamo guardare all'inizio della primavera il nostro vasetto ricoverato in una zona della nostra casa e guardare che dallo pseudobulbo si è sviluppato un nuovo piccolo pseudobulbo, ma noi in quel caso non andremo ancora a bagnare assolutamente, perché la riserva d'acqua è qui nello pseudobulbo precedente, quindi la pianta ha la sua riserva d'acqua, non ha bisogno di bagnature, di annaffiatura. Quando vedremo che questo pseudobulbo comincerà a svilupparsi e diventare grande 5-6 cm, con un inizio di sviluppo delle foglie, e possiamo anche vedere che ha sviluppato delle radici che cominciano a entrare nel terriccio, andremo a vaporizzare leggermente la pianta nella parte superficiale del terriccio, proprio una piccola vaporizzazione, niente di più. Se vogliamo ancora fare una cosa più sicura, andremo a bagnare dalla parte opposta dello pseudobulbo, in modo che all'interno del vaso si crei una sorta di umidità leggera. Questo permetterà una buona crescita, ma non andiamo assolutamente a dare acqua abbondante quando c'è il piccolo pseudobulbo che si sta sviluppando, perché la pianta marcisce inesorabilmente. Quindi una volta che questo nuovo pseudobulbo è cresciuto, ha cominciato a fare le sue fogliette e lo vediamo che ha creato delle radici che sono entrate nel terriccio, allora lì andremo pian piano ad aumentare sempre un po' le bagnature. Magari la nebulizzazione iniziale è diventata una piccola bagnatura con una tazzina da caffè ad esempio di acqua, e pian piano arriveremo poi alla fine della primavera e all'estate bagnando abbondantemente poi la pianta, perché è pronta per ricevere tutta l'acqua che noi gli diamo. Ma mi raccomando, lo ripeto ancora una volta perché è molto importante: non bagniamo la pianta nel periodo invernale, quando è in riposo, senza foglie, senza fiori e solo con i suoi pseudobulbi. Non facciamoci prendere da sentimentalismi o di pietà per dire cavolo il vaso è leggerissimo, questa pianta ha bisogno di acqua, perché non va assolutamente fatto. Sono piante che gradiscono appunto un terriccio totalmente secco per tutto il periodo invernale, quindi dicembre, gennaio, febbraio, anche marzo, aprile non l'andremo a bagnare. Le bagnature partiranno in maniera molto lieve soltanto quando lo pseudobulbo sarà grande, il nuovo pseudobulbo che si è sviluppato sarà grande circa un 5-6 cm, e in cui potremo vedere che delle buone radici belle sane sono entrate nel terriccio. Allora lì possiamo partire con le bagnature. Se rispettiamo questa, che è un po' la regola principale della coltivazione di questo tipo di orchidee, allora è fatta. Avremo una buona vegetazione estiva, una fioritura autunnale e una perdita della vegetazione poi in inverno. Se non accade, costringeremo noi la pianta ad andare in riposo non bagnandola più, prima o poi perderà le sue foglie. Questa è la Fred Clarkera After Dark Black Pearl, spero che vi sia piaciuto. Guardate un po' la sua fioritura, io continuo a guardarla perché non riesco a staccare gli occhi, perché è una meraviglia incredibile. E con questo video io vi saluto e vi rimando ad un prossimo video di Appuntamento in Giardino nel nuovo anno. Quindi ne approfitto per augurarvi buone feste, buon inizio anno, e ci vediamo presto in un nuovo Appuntamento in Giardino. Ciao a tutti e grazie.